Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. A chi non piace la musica? Penso che più o meno tutti la ascoltiamo almeno una volta al giorno, quando mangiamo, quando cuciniamo, quando facciamo la doccia, quando lavoriamo, quando guidiamo. Perciò è importante conoscerne il vocabolario quando si studia una lingua straniera, affinché se ne possa parlare. Perciò in questo video vedremo proprio le parole più importanti per parlare di musica in italiano. Canzone, pezzo o brano? Durante le mie lezioni di italiano ricevo spesso questa domanda, perché magari in radio si sentono tutte e tre queste parole. Facciamo chiarezza. La canzone è un componimento musicale di breve durata, generalmente alcuni minuti, formato da testo, generalmente in versi, accompagnato da musica. Insomma, la canzone è quella che cantiamo a squarciagola nella doccia. Spesso comunque, appunto come vi dicevo prima, soprattutto in radio, si utilizzano le parole pezzo e brano esattamente come sinonimi di canzone. Ma queste due parole hanno anche un significato più ampio, quindi possono essere utilizzate come sinonimi di canzone, ma un brano o pezzo è anche un componimento strumentale, cioè di sola musica, spesso di maggiore lunghezza e complessità rispetto alla canzone. Per esempio, si può parlare di un brano per la musica classica. Inoltre, brano può essere impiegato anche con il significato di una parte di un'opera musicale più ampia. Strofa e ritornello. Conoscete queste due parole? Ebbene, la maggior parte delle canzoni è formata da strofe e un ritornello. La strofa è un insieme di versi con cui inizia e prosegue una canzone. In una canzone ce ne sono generalmente 2, 3 o 4. Ogni strofa ha la stessa musica, ma parole diverse. Le strofe in una canzone sono di solito alternate e divise da un ritornello. Un ritornello è infatti un insieme di versi che si ripete tra una strofa e l'altra, sempre con le stesse parole, e che di solito è la parte che ci rimane più impressa nella mente, quella con cui ci ricordiamo di quella canzone perché è quella più orecchiabile. Testo. L'insieme delle parole di una canzone si chiama testo. Molti stranieri usano la parola lirica musicale, magari per l'influenza dell'inglese, ma sarebbe preferibile non farlo e utilizzare invece testo, sia perché lirica è un termine più antico e quindi poco utilizzato oggigiorno, sia perché potrebbe creare confusione con un'altra cosa che riguarda sempre la musica in italiano, e cioè lirica intesa come il melodramma, la rappresentazione teatrale cantata, con accompagnamento di musica e orchestra, quella che si vede insomma al teatro La Fenice di Venezia, per esempio. Ritmo e melodia. Il ritmo è l'insieme di battute che si ripetono per formare la musica. Ogni musica ha un ritmo differente e deve essere così, altrimenti è un plagio. E questo ritmo è composto da armonia e melodia. La melodia è appunto il suono che rende riconoscibile una canzone alle nostre orecchie, e si può anche parlare di motivo con lo stesso significato. Avete presente quella che canticchiate magari quando non vi ricordate le parole della canzone? Spartito. Lo spartito è, in parole povere, la composizione grafica di una musica,
composta da diverse note musicali, è destinata a chi suona uno strumento musicale per la sua esecuzione. Quindi per esempio chi suona il violino, il pianoforte. Orchestra. Sono sicura che questa parola sia molto facile perché credo che sia più o meno simile in tutte le lingue, ma fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere se infatti è così. Ed è un insieme di strumenti musicali che lavorano insieme per un'esecuzione musicale e che cambiano in base proprio al componimento che devono suonare. Solitamente sono disposti questi strumenti a semicerchio e organizzati in un preciso ordine in base agli strumenti presenti. L'orchestra è diretta e organizzata dal direttore d'orchestra. Cantante. Questo è molto facile. Il cantante è chi canta per professione, quindi come lavoro. Un cantante può essere l'autore dei testi delle proprie canzoni e in quel caso si definirà cantautore, o può semplicemente cantare un testo scritto da altri. Chi scrive testi di canzoni per altre persone si chiama paroliere, mentre l'autore della musica di una canzone si chiama compositore. Solista o gruppo musicale. Un cantante può essere solista se canta da solo, oppure può essere parte di un gruppo musicale, detto anche band dall'inglese, in cui ci sono anche altri cantanti e o musicisti che suonano diversi strumenti. Tra i musicisti di una band ci possono essere ad esempio il batterista che suona la batteria, il chitarrista che suona la chitarra, il tastierista che suona il sintetizzatore o il pianista che suona il pianoforte. E adesso due aggettivi molto utili che sono intonato e stonato. Una persona che sa cantare, che è piacevole da ascoltare e che va a ritmo con la musica, si definisce intonata. Al contrario, chi non sa cantare, chi non sente il ritmo della musica e appunto non va a tempo, si definisce stonato. Personalmente io sono completamente stonata e voi siete intonati o stonati? Fatemelo sapere nei commenti. Mi piace la musica, mi piace ballare, ma sono stonata. Esibizione. L'esibizione è un po' un numero del cantante con cui presenta al pubblico una o alcune delle sue canzoni su un palco, di solito come parte di un programma televisivo o un evento. Attenzione a non confondere esibizione con concerto, perché il concerto è in un certo senso ancora un'esibizione, ma di forma diversa. Innanzitutto è un'esibizione dal vivo, fatta da un cantante o da un gruppo musicale che si esibisce davanti al proprio pubblico, quindi ai propri fan, cantando quasi tutte le canzoni del proprio repertorio. Quindi, insomma, è in un certo senso un evento privato, nel senso di specifico solo per il cantante e il suo pubblico. Di solito un concerto è a pagamento, bisogna pagare un biglietto e si tiene o in uno spazio aperto come uno stadio o in uno spazio chiuso come palazzetti, club, sale da ballo. Se invece l'obiettivo è un altro, cioè non è mantenere, consolidare il rapporto tra il cantante e il proprio pubblico, ma è per esempio la beneficenza, allora si potrebbe ancora parlare di concerto, ma magari in quel caso sarebbero coinvolti più cantanti. Ma ecco, questo è un caso più particolare. Collaborazione. Nel contesto di musica si definisce anche con l'inglese featuring e si intende la partecipazione di un cantante al disco, a una canzone o al concerto di un altro. Casa discografica. Per casa discografica si intende un'azienda
che si occupa della produzione, della distribuzione e della promozione della musica. E di solito una casa discografica firma diversi contratti con vari artisti. Studio di registrazione. Cos'è? È uno spazio progettato per l'acquisizione, il mixaggio e l'editing dei suoni. Per esempio, in uno studio di registrazione è possibile registrare le canzoni di cantanti, solisti o di band, quelle che poi saranno distribuite nel disco o sulle varie piattaforme di streaming musicale. Ma è possibile anche registrare show radiofonici, suoni per colonne sonore o spot pubblicitari. E poi abbiamo la traccia. E per traccia si intende ciascuna delle canzoni in un disco. E là, hai voglia di esercitarti e praticare il tuo italiano con insegnanti madrelingua? Fallo con lezioni individuali online. Abbiamo selezionato i migliori insegnanti qualificati per offrirti un servizio esclusivo. Italiano intensivo. Scegli il pacchetto che fa al caso tuo e comincia a parlare italiano da subito. Potrai sentire accenti diversi ed esercitarti parlando con professori madrelingua che ti correggeranno quando sbagli. Il giorno e l'ora delle lezioni li decidi tu e potrai prenotare le tue lezioni quando vuoi, compresi sabato e domenica. Clicca sul link che trovi qui per comprare e prenotare le tue lezioni online. Adesso il nostro team ti aspetta. Ciao ciao! Quante di queste parole già conoscevate e quante invece ne avete imparate grazie a questo video? Come sempre fatemelo sapere nei commenti e vi ricordo che la musica è sempre un ottimo mezzo per, non dico imparare, ma sicuramente migliorare e praticare le lingue straniere. E se volete dei suggerimenti di canzoni italiane che secondo me tutti gli appassionati di cultura italiana dovrebbero conoscere, potete guardare il video in cui ve ne consiglio qualcuna e trovate come sempre questo video qui in alto nella card o giù in descrizione. Invece per qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana potete passare dal nostro sito lernamo.com e vi ricordo anche di seguire Lernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti esclusivi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Io vi saluto, vi aspetto prestissimo con un nuovo video.